So? Mhm. Oh, buongiorno e bentornati in questa nuova avventura con Tesla. Ma guardate un po' questa, ragazzi. No, vabbè. Rosa. Ragazzi, rosa. Stupenda. Cioè, è la prima che vedo così. Parcheggiamo. Vicino a questa rosa. Buongiorno e bentornati in questo nuovo video. Purtroppo la giornata non è delle migliori, sempre inizio un video dentro la Tesla. Oggi proverò la nuova Model 3 Performance e voglio capire un attimino di più quali sono le sue prestazioni, l'handling della macchina, della vettura, manovrabilità, sospensioni, freni, quindi non ho mai provato una Performance. L'unica che ho provato è la Y, però la 3 no. Vicino a me c'è già una rosa, quella che ho fatto vedere prima, è molto particolare. Seguite l'avventura e faccio vedere nel frattempo tutto quanto. Le luci LED, come sempre, circondano l'abitacolo. Peso dello sterzo, leggero, standard o pesante? Modalità track la proviamo dopo, ragazzi. Sono entrato nel menu. La cosa che la distingue, ovviamente, è il menu della modalità track, della performance, che le altre modelli non hanno. La cosa figa è che puoi stabilire anche quanta rigenerazione della frenata puoi ottenere. Cioè, adesso è impostato sul 100%, però se uno volesse anche diminuire la frenata rigenerativa che l'auto può andare a recuperare, può farlo. La cosa bella, c'è anche la possibilità la gestione del bilanciamento del sottosterzo e sovrasterzo e la stabilità, quindi il modo in cui l'auto ti può gestire il tutto. Abbiamo anche i sedili caldi freddi come nelle altre versioni e la dinamica, tutte le varie modalità di guida. Nehmen die Autobahn. Genau. Ich habe das ein bisschen kleiner gemacht. Bisschen kleiner? Ja. Ah, ok. Siamo entrati in autostrada, sto provando l'autopilot, l'avevo già provato nella versione standard, come sempre c'è la strada arcobaleno. Ero curioso di scoprire un po' di più sulla stabilità. Devo andare, probabilmente a queste velocità non si percepisce. Devo provare anche i freni, magari la guida e il controllo in sport. Ganz so schnelle fahren hier. Ja, hier kannst du Sport ausprobieren. No, in realtà la stabilità con la modalità sport della guida ha molto più controllo comunque, cioè è molto flessibile il volante, ti dà questo senso di più rigidità. Comunque anche l'assetto aiuta, perché il telaio è prestante, è migliorato rispetto alle altre versioni. Devo provare ancora il volante in pesante e cambia definitivamente, soprattutto secondo me alle alte velocità. Io vorrei provare l'accelerazione poi in modo da verificare quanto è prestante la vettura. Dichiarano 3.1 secondi da 0 a 100 con 460 cavalli, però di picco ovviamente. Però a me l'interno di questa vettura piace sempre. Ho provato già la standard range e 528 km di autonomia dichiarati. Comunque questo carbonio sulla plancia mi piace molto. Welche Farbe magst du? Also die Purple, ja? Ja, ja, lila war schön. Okay. Man kann es auch blau machen. Blau machen? Ja. Wo ist das? Blu? Also, die Licht. Ja. Scrivete sotto nei commenti se avete già provato la versione performance. Questo switch tedesco-italiano mi fa parlare in modo strano oggi. Fino a poco tempo fa ha piovuto, quindi le strade non sono proprio pulite, non sono asciutte.
Dai, so schnell, no? Pensa? Ja, ja. Uff. Oh, i freni, ragazzi. Mamma mia. Pensa? Fuma? Bessa. È meglio questa, ragazzi, di 200. Vediamo un po'. Sì, un pilino di più della long range, però ha un assetto migliore e vola. Sì, è più prestante. Dai, vediamo qua. Vediamo. Sì. Il volante adesso ce l'ho pesante, perché però è molto più pesante della normale. Io ho la long range, versione vecchia, e mettendolo in modalità pesante, il volante è molto più rigido. Poi adesso devo capire bene questa guida e controllo sport, probabilmente sì, l'assetto e la manovrabilità, quindi ti cambia anche quello. No, volevo trovare una strada fuori da questa infinita autobahn, perché ci sono più strade grosse e lunghe piene di macchine che strade piccole, ragazzi. È difficile trovare in queste zone strade piccole al di fuori della città, perché siamo comunque a Francoforte, trovare al meglio l'auto, e non riesco a farlo, quindi troveremo una strada, magari esco qua. L'auto mi piace, molto reattiva, performante, silenziosa anche, perché comunque ad alta velocità non ho sentito particolari fischi e ronzi, come nella mia long range. A 150-160 incominciava a ronzare la batteria. In questa no. Allora, comunque totalmente nera, ha il suo perché, ha il suo fascino, ragazzi. Avete visto lo spoiler qua sotto? Comunque, prima ve l'ho fatta vedere rossa. Mi piacciono molto queste feritoie qua, laterali. Tra l'altro adesso sto facendo anche un design della nuova Model Y. Sono anche designer. Mi piacciono molto questi cover e i cerchi maggiorati da 20. Prossima auto, ci stavo pensando. Il loghino, che non è plaid, però è di balle spaziali. Molto bella questa configurazione, anche tutta total black. Dietro, come sempre, abbiamo lo schermo e l'impianto audio, come sempre, con i subwoofer, due amplificatori, mi sembra 17 casse, si sente e suona da Dio. E mi piacciono molto questi sedili avvolgenti, completamente avvolgenti. Tra l'altro il raffreddamento funziona alla grande e qualità come sempre al top dei materiali e tutto. Come sempre favoloso. Impianto da 17 casse, 2 subwoofer, si sente ed è una meraviglia come suona. Sentite questo Michael Jackson. Si sente, Mhm. C'è più spazio comunque qua, ragazzi, rispetto il vecchio modello, Prima riuscivo ad appoggiare, e cioè, nel senso, comunque il pannello porta è abbastanza pulito, è ben pulito. Volante come sempre moderno. Mi piace molto il carbonio qua sopra. E così abbiamo finito il test drive, siamo ritornati poi in centro Tesla a riconsegnare la vettura, mi è piaciuta molto. Vi lascio con queste ultime immagini, mettete mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!